Che giorno è oggi? Oggi è non lo stesso giorno in cui abbiamo iniziato questo video. Vuoi dirlo tu perché? Perché non è partita? Esatto. Proveremo di nuovo a farla partire con l'aiuto di uno starter. Speriamo in questo modo di facilitare l'arrivo della benzina che non passa dai carburatori da un po' di tempo. Allora, Sì, dobbiamo attaccare... già fatto. Ah, minchia, tu hai preparato tutto. Zio, già fatto. No, non abbiamo avuto fortuna, dobbiamo controllare le candele. Quindi, Bestemmie perché dobbiamo togliere di nuovo il serbatoio. esatto, bravo, vedo che capisci. Tac. No, capisci, vabbè. No, piscia poco. Cioè, quello volta- che c'era nella cannetta. Esatto. Ah, È fatto apposta. Ma prima controlliamo se qua c'è qualcosa di staccato, perché magari noi stiamo qua a impazzire, ma magari è un discorso di bobine, di cacchio. Sai che ho l'impressione che sto robo qua non sia suo. no, anche quelle fascette non No, hanno... lascia stare le fascette, ma non C'è scritto Suzuki. sulla fascetta. Sì. Giusto. È esattamente quello che ho pensato anch'io. Le altre due avranno un'altra bobina. E così già comincia a avere più senso. E secondo vabbè, la bobina è lì. Dopo qualche calendario abbiamo scoperto che la moto ha installato un sistema di antifurto che andava disattivato perché sennò tutto il sistema di alimentazione elettrica era bloccato. Infatti la moto non andava in la moto non si accendeva neanche con lo starter per motore. Quindi adesso abbiamo risolto il problema elettrico, la moto ha già fatto un sussulto come per partire e ricolleghiamo le candele che abbiamo tirato fuori per verificare che funzionassero e riproviamo l'accensione. Quindi le hai provate tutte le candele? No, perché quelle dei cilindri esterni non sono riuscito a tirarle fuori, però le pipette le ho provate tutte. Al massimo diventa un bicilindrico, dai. Esatto. Tra l'altro i due pistoni centrali fanno così. Sei pronto? Sì, il rubinetto è nella posizione giusta. Non lo so. Usiamo starter. Meglio con starter. Adesso esplode. Oh. Cazzo, sì. Cazzo. Sopra gira 4. Dici un po'. Abbiamo due strade. La prima è quella di smontare tutto. Smontare tutto? Quindi carburatori, svuotare l'impianto di raffreddamento, perché bisogna arrivare bene alle candele per rifare i cavi, le bobine e quant'altro. Sì. Trovare la chiave per le candele esterne. Che funziona, sì. Revisioniamo i carburatori o li portiamo a revisionare. C'ho il kit. Oppure la portiamo da qualcuno che fa questo lavoro qui. Perché secondo me revisionare quei carburatori lì è uno scherzo. Però potremmo fare un po' e un po'. Per i carbs c'ho tutto qui. Carburetor Repair Kit. No, c'è scritto Buretor Repair Kit. Buretor Repair Kit. Buretor Repair Kit. Di questi Con anche, come si chiamano queste? le membrane che vanno sopra. Sì. Allora abbiamo deciso che smonteremo i carburatori. Però siccome c'è questo rigonfiamento qua del filtro, il filtro non può uscire in questa direzione e quindi stiamo cercando il manuale dell'officina. Trovato veramente? L'hai trovato veramente? Minchia, ma allora sei sì. Però è del 93. Eh sì. Vabbè, quella è del 92. Va bene stessi, no? Adesso guardiamo.
Uno E là. e due. E questi li abbiamo sistemati. Seguiremo lo stesso procedimento per il cavo della starter. Comunque, per avere 32 anni, si smonta da Dio. Vabbè che sto smontando roba di plastica, però anche prima quando ho tolto le candele sono rimasto stupito. Ma chi è il mostro che ha progettato una roba del genere? È difficilissimo. Fatto. No, nella carena. Ah, io di questi, sì. La vedi? Ok, adesso è caduto. Perfetto. Eccoci qua. Adesso abbiamo i nostri carburatori sul banco. Procederemo a cambiare le membrane degli spilli nel trolley, nelle vaschette, controllare che sia tutto ok. Secondo me c'è qualche incrostazione, perché da come girava a fatica la moto ho idea che la benzina non arrivi proprio dove deve arrivare in tutte le parti. Abbiamo già staccato il cavo dell'aria che era attaccato in questo modo qui, così, e procederemo poi a staccare i cavi del gas in questo modo. Come possiamo vedere funziona tutto e sembrano anche abbastanza puliti internamente, però noi comunque andremo a smontarli e disassemblarli in maniera tale che la benzina. Mettiamo sotto questo. Adesso togliamo anche il cavo di qua. Perez, cavi del 10 là. Qua dentro, no? No, mi serve quella fissa. Forse l'hai buttata dentro a casa. No. Bene. Strano. Esatto. Perché è un po' fastidioso svitare. Facciamo così. Ho idea che sarà molto più comodo farlo quando avremo staccato i carburatori, se i carburatori si possono staccare, ma secondo me se togliamo questi, Staccare intendi singolarmente? separarli, esatto. No, perché devi separarli? Perché dici di no? Beh sì, possiamo anche lasciare tutto attaccato. Al massimo questo che tiene solo le vaschette. Ah, ma noi possiamo accedere al sotto e al sopra senza problemi, quindi io adesso procedo a smontare le membrane e controlliamo le membrane come sono messe. Smontiamo le membrane e mettiamo tutto in ordine in maniera tale che allora qua mi sembra tutto abbastanza pulito e la membrana non è in cattivissime condizioni. Noi la cambieremo comunque, chiaramente, ma procediamo a smontare quella dopo. È un po' sporco, quello sì. Chissà quanti sedimenti si sono depositati. Mi serve il libro lì davanti, però devo mettere tutto in fila. Perché questo c'ha sto tappino? E questo no? Bella domanda, scopriamo se questa ce l'ha. Questa ce l'ha. Ah. Però se è dentro lì in fondo. Prova a vedere se è dentro lì in fondo. Sì, perfetto, ce l'ha. Ma qua mi sembra tutto abbastanza in ordine. Vorrei un pennellino. massimo che ti posso offrire è lo spazzolino da denti di ieri. Boh. Qua bisogna pulire, stando attenti a entrare in tutte le cavità. Poi non preoccupatevi di lasciare dentro roba, perché chiaramente sofferemo tutto con il compressore. Faremo prima, non so se sia giusto, ma faremo prima la parte alta. Questo lo possiamo piegare così. Dovete avere un po' di pazienza per questo lavoro qui, però è importante che siano tutti liberi i punti dove prima era sporco. Qua si arriva al Techno Cleaner. Ho capito, ma diluente nitro è meglio. Questo è gratis. Però è gratis. Cioè l'ha pagato Rob. Ha pagato Rob, sì. Grazie Rob. Adesso trucco per non sporcarsi, panno sopra. Bene, adesso possiamo procedere con la sostituzione delle membrane. Ne apriamo una. Allora, in questo modo qui, quindi smontiamo la vecchia, tirandola leggermente, che non sembra comunque rotta, ma noi a questo punto ricambiamo lo stesso. Sono un po' delicatine, quindi attenzione a metterle su, poi controllate che non si siano lesionate per sicurezza, però sono a posto. Quindi possiamo procedere con il rimontaggio, che è a prova di stupido perché questo ha una forma T e può andare solo in un senso. Una soluzione è quella di, esatto, fare in questo modo in maniera che possiate entrare bene.
E poi bisogna far combaciare il bordo. È una cosa che non ho assolutamente idea di come fare. Se avessero cambiato il corpo carburatori? No, non credo. Potrebbe, ma non credo. Io so solo che queste due membrane sono diverse, quindi noi monteremo nuovamente quelle vecchie perché non hanno rotture e quindi dovrebbero funzionare perfettamente. Non sono in grandissima forma, ma la loro funzione dovrebbero farla, e abbiamo dato una pulita. Se riscontriamo altri problemi compreremo le membrane apposite, però si possono sostituire teoricamente anche senza smontare i carburatori della moto. Quindi poi mettiamo la sua molla e il suo coperchio con il suo sfiato che va qui. Mi raccomando, rimontate tutto nella posizione che avete trovato, anche come ordine di montaggio, perché non si sa mai che poi... Anche questa è abbastanza pulita, a parte un po' di polvere. Ok, e anche l'ultimo è dentro. Molla. Questo ci va così. Mi dà un po' fastidio aprire le cose e richiuderle così come le hai aperte. Però almeno gli abbiamo dato una pulita. Possiamo smontare le vaschette per vedere che cazzo c'è dentro. Una parola. È una parola. Vogliamo vedere le vaschette? Non riesco a aprirle. Cioè, questi sono saldati a stagno? Ah no, sono solo due le viti. Tu la prima che fai riesci. Va bene, vai tu. Questa... No, usiamo un po' di svitola, aspetta. Tieni. Questa è malvagio. Aspetta, devi farlo giro. Quanto? 2-3 ore. Questa è l'unica che andava bene. 2-3 ore? Dai, vai. 2-3 ore. Anche lei si spana. L'ho provate io. No, l'ho provate io. Flex. No? No, ti fai diventare a taglio. Non c'è una volta che abbia fallito questo sistema, eh? No, No. Minchia, se lo mangio. Sì. Tutte? No. Questa e questa. Madonna. Vai, così. Vai, non aver paura. Vediamo. No, devi scavare di più. Non ti preoccupare. Ti mangio, cioè. Sono fatti di alluminio. Sei bravo? Sono bravo. Basta, sono bravissimo, faccio tutto io. Che bellezza. Vai. Adesso chiamo in Suzuki e dico: guarda, dovete aggiornare il manuale di officina. Si fa così a fare così. Poi sono viti diverse queste. Alcune sono più lunghe, alcune sono più corte. No, veramente? Sì. Quello delle vaschette? Sì. Senti, prendiamone una per referenza e dobbiamo comprarne 8 così. Però possibilmente a Brugola. Sì. Ma no, sì, queste sono più lunghe. Quindi le hanno cambiate? Queste sicuramente. Sono più lunghe queste qua. Ma ha un senso sta cosa? No. Sono 4 gemelli. Un po' ossidati, no? Sì, qualcosa di ossidazione c'è, però l'importante è che il foro dentro, che è quello calibrato, sia pulito. Perché sono rimaste a secco, pertanto? Boh. Il foro dentro, non so se riesci a vederlo. Sì. È sporco. Per pulire i getti potete usare un cavo elettrico, ma va bene, fa forse meglio un filo dei cavi tipo del gas o del freno. Lo infilate dentro, in questo modo qua lo fate girare e poi guardate dentro, soffiate, guardate dentro, se è bello pulito potete rimontarlo. L'importante è che non ci sia
altro sporco fuori che possa entrare e ribloccare il getto, quindi la vaschetta deve essere pulita, eccetera eccetera. Poi invece sono un po' da pulire perché ci sono dei residui. Adesso bisogna capire come si smonta questo. Dobbiamo smontarlo per forza. Sì, perché di sotto c'è il... Così si smonta. Ah, trovato un... Il galleggiante mi sembra in ottime condizioni, chiaramente un po' giallo. Si può cambiare questa guarnizione qui, che è quella che va qui. E lo spillo è qua. Lo cambiamo. Poi mettiamo la guarnizione nuova sulla vaschetta, facendola passare dentro tutti i suoi canaletti. Ok, e visto che dobbiamo cambiare le viti delle vaschette perché le abbiamo flessibilate, dentro l'abbiamo pulita, abbiamo pulito tutto, siamo pronti per montare i componenti nuovi. In questo caso abbiamo già fatto il primo carburatore, quindi siamo più bravi. Adesso spacco su tutto. Porca troia, ho fatto una cazzata gigantesca. Qual è quello vecchio? Te l'ho detto. Questo secondo me è quello vecchio. Anche secondo me. Così. Stesso discorso per la guarnizione. Minchia se è dura. Di marmo. Croccante. Questa guarniva, mi dicono. Questa l'abbiamo pulita. Sì, che non sono morbidissime neanche quelle nuove, però non c'è confronto. Wow. E vediamo che cazzo cede. Stavo per fare un casino. Vabbè, lascialo lì. No, io voglio capire come cazzo si smonta, perché se c'è un modo per smontarlo senza togliere i carburatori mi serve saperlo. Cioè, magari è la prima roba che mettono ancora prima del motore. Se l'hai venuto la prima roba che infilano questo. Perché se lo tiri in su poi si blocca e non passa di qua. Quindi lo dovresti tirare in giù, ma se lo tiri in giù poi non va più avanti. Bellissimo. Mi arrendo, non so come cazzo esca. Col flessibile. Qua e qua. Poi il cavo dell'aria non ho collegato. È lì sotto. Ma non va collegato. Ah, sì che va collegato. Sì, lo colleghiamo così non smadoniamo più. Così. Allora proviamo. Questi vanno fatti passare qui. Prendili. Ok. I tubi vanno messi sopra. Una volta passata la parte dei cavi dell'acceleratore è tutto più semplice. Così. Ok, dentro anche di qua. È uscito di qua. Ma fanculo. Arigato. Però mi ha chiesto un cacciavite che non mi hai mai portato. Tomo arigato. Che violino. E quando scende mi catane. Bene, siamo riusciti a farla partire, sembra che girino tutti e 4 i cilindri.
Ci è voluto un po', perché doveva pulirsi un po', poverina. Era ferma da un sacco di tempo, però ci sembra girare molto bene. Risponde ottimamente al gas. Senza filtro. Senza filtro. Regoliamo un po' al minimo per farla stare accesa. Così quando scende perde un cilindro, anche 2. Sì. Però si riaccende subito appena apri. Cioè, prima dovevi proprio salire di giri per farlo accendere Sì. il cilindro. Invece adesso appena dai gas... E allora è qualche getto? No, è tutto pulito. No, non quelli che abbiamo toccato noi. Comunque andando con questa cosa dovrebbe sbloccarsi. Perché la parte elettrica funziona perfettamente. Anche gli occhietti. Che carina. Diventa subito un Landini. Poi tieni conto che è senza filtro, quindi anche il minimo lo tiene e non lo tiene. Sì. No. Perfetto. Finita la benzina. Può essere però. Così dobbiamo rifare tutto da capo perché non arriva ai carburatori. No, però controlliamo. Mica che... Non ne abbiamo messa tante, considerando che metà l'abbiamo persa per terra. Tu scherzi, ma è finita davvero. Te l'ho detto. Ce l'hai? Sì. Vabbè, alla fine lo stiamo facendo. Fa male le gambe? Malissimo, vero? No, tu lo puoi capire. Come cazzo faccio ad andarci in Scozia con sta roba? Ma fa malissimo l'anca. Sì! Com'è possibile? Oh merda. Wow. Devi buttargliela dentro la prima perché è troppo alta di giri. È studiata per entrare a 1000 giri, siamo a 3000. Vado a passeggio. Dammi la info se vuoi. Wow. Figata, è bellissima, è bellissima, è una figata. Perché stai scomodo da abbatti con le gambe. Qua no, ma bisogna abbassare le pedane. Si può? Te le fai abbassare, sì. Cazzo, è furba. Anche questo se tiri giù il... sì, ma perché non legge la folle, sennò stava acceso. Hai ragione. Pensa a guidare il 1000. Porco Dio. Questa cosa... Non lo so, magari... Cioè, prima volta... No, non è la mia prima volta su un 4 cilindri, ma... Così. Su un 4 cilindri sportivo, sì. No, era... Ho guidato una Hornet. Minchia. Che ha un po' più di potenza di questa, forse. Questa Sì. quanti cavalli ha? Ma 118 a libretto. Ah no, minchia.
Altro che. Però non so che giri gli piglia. Hai notato che, 12 a parte che non vuol dire niente, ma quando apri, cioè prima che entra, cioè, Sì, puoi un aprire, coppia, puoi aprire tranquillamente. No? che coppia, non saremmo neanche andati oltre i 7000 giri. Io penso di essere arrivato ai 6.000, però non ho guardato. Merda, che bella. È bella. Devo risolvere il problema, il dolore qua perché è ma lancinante. ti spacca. Come cazzo facevano? Io ho provato a mettere il culo un po' più indietro. Mettendo il culo un po' più indietro sono riuscito a piegare senza farmi male. Però è rompicoglioni. Forse quelli un po' più bassi ce la fanno. Sì, se sei basso va bene. Puttana. Che Poi mi piace con gli affari così davanti. Sì, dai, per 800 euro un affare. Lo sento, ne pagato. 800. Dai, non l'avresti presa? Sì, subito. Anche a 1.000. Che cazzo me ne frega. Beh, 1000 col trapasso però.